Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore e le relazioni della prima metà di giugno 2026. Ragazzi, c'è la ruota della fortuna, periodo di cambi, trasformazioni, occasioni fortunate, persone che potrebbero arrivare, mi viene quasi da dire magicamente, ed è come un cambio per qualcuno, proprio a livello karmico, secondo me. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi trovate il mio indirizzo email, così come il numero di telefono e il link alla pagina web sotto nella descrizione. Sempre in descrizione poi trovate anche i link ai corsi gratuiti, alle tarot pratiche, al corso di approfondimento delle famiglie reali e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. 2 di bastoni, 5 di pentacoli, 9 di bastoni, 'abbiamo la forza, un 2 di pentacoli, abbiamo l'eremita, 9 di pentacoli e 6 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, io la leggerò come se fosse per single, e se invece avete qualcuno in testa, non importa il tipo di relazione che avete con questa persona, fermatevi perché in un secondo momento del video andiamo a vedere l'evoluzione energetica di questa persona. Allora, un'ultima cosa, ho iniziato a pubblicare le letture per il 2026, trovate tutto nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Se non trovate la playlist, perché non so perché non si vede, scorrete nella sezione dei video, scorrete in basso e li trovate. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni. Abbiamo il giudizio e un 7 di spade. Allora, qui sento che c'è come una situazione probabilmente ancora aperta con un passato. Io credo che qualcuno sia ancora in una fase dove dice devo passare oltre questa situazione, questa relazione, questa conoscenza, questa brutta avventura, vedendo questo 7 di spade. Può anche essere considerato 7 di spade che qualcuno vi stia omettendo qualcosa, vi abbia omesso qualcosa o addirittura siate voi. In questo caso sento che è perché avete questo giudizio al contrario, cioè è come se non aveste un'idea completa di questa situazione, di questo momento di vita, e con questo 7 di spade qualcuno di voi si sta raccontando delle favole, delle storie, probabilmente per non guardare in faccia la realtà. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Allora, qui abbiamo la stella, un 4 di bastoni,
E di nuovo una carta di cecità, il 4 di coppe. Io sento che probabilmente qualcuno di voi è disposto a far carte false pur di raggiungere un certo tipo di obiettivo. L'obiettivo potrebbe essere, con questo 4 di bastoni, il trovare una casa, il trovare una stabilità, il trovare un focolare, mi viene da dire. Qualcuno qui potrebbe essere senza fissa dimora o avere come un problema nella propria casa e sta cercando come asilo politico. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Qualcuno potrebbe avere magari i tubi rotti o non lo so, c'è come qualche problema in una casa e potreste dover chiedere aiuto a qualcuno o il contrario, cioè nel senso potrebbe essere qualcun altro che magari viene a chiedere asilo politico a voi perché ha problemi a casa sua. Possono anche essere problemi di intolleranza con qualcuno che vive con queste persone, possono essere genitori, figli, non so, come una richiesta di aiuto tipo dammi un'ora d'aria. Allora, io sento che qui tra il 4 di bastoni e il 10 di coppe c'è proprio qualcuno che sta cercando stabilità, sta cercando di creare la propria zona sicura, la propria zona di comfort, la propria zona protetta. Ehm, sì, molto ha a che fare con la casa, con la stabilità, con la tranquillità, con avere tipo la pace del proprio nido. Andiamo a vedere la forza. Tenete presente che con questo 5 di bastoni e il 10 di coppe qualcuno potrebbe avere ehm, effettivamente come delle divergenze, magari proprio in famiglia o nel rapporto di coppia. Per qualcuno sono divergenze inerente questa ristrutturazione. In realtà non è che veda una persona, che vi ho detto il rapporto di coppia, però per molte persone c'è come ancora qualcuno presente nella vostra vita, che non è detto che sia una presenza romantica, magari lo è stata, però c'è come una sorta di difesa da qualcuno che vi sembra familiare o da qualcuno che appartiene alla vostra famiglia e sento che è per quello che voi cercate proprio la pace e la stabilità, cioè per la serie non mi rompete i maroni. Forza, ancora una carta. Sette di coppe con la regina di bastoni. Io sento che in qualche modo cercherete di distrarvi, cercherete di creare questa zona di comfort. Mi viene da dire proprio di cambiare questo karma che qui con il giudizio all'inizio e anche la stella effettivamente. Sento che potrebbe essere un momento da cui, diciamo così, uscirete da questo destino, da questa ruota della fortuna, da questo karma, da questo schema ripetitivo di comportamento, il fatto di vedersi in un certo senso, come dire, indecisi se mollare un passato che magari non è stato neanche poi così positivo per buttarsi in qualche cosa di nuovo, qui secondo me siete, è come se ci fossero delle cose esterne che rallentano un po' il periodo nella vostra ricostruzione. Ehm, sì, potrebbe arrivare effettivamente una persona nuova in tutto questo marasma, per qualcuno appunto si tratta della ristrutturazione della casa, un trasferimento, uno spostamento, un qualche tipo di problema, magari è la casa dei genitori o non lo so, c'è qualche tema che vi sta tenendo impegnati e in tutto questo arriva una persona che vi dirò, ho come la sensazione che non vi vibri subito. Cioè può essere una persona magari piacevole alla vista, piacevole alla chiacchiera, però che non abbia quella scintilla, quel quick in più che vi faccia fissare su questa persona. Andiamo avanti, vediamo il 2 di pentacoli.
abbiamo un re di pentacoli, una torre e un fante di bastoni. Ullalla. E... Quello che noto è che abbiamo tutta la famiglia di... cioè no, manca il cavaliere, però c'è una famiglia di bastoni. Quindi, siccome c'è anche il giudizio, la ruota della fortuna e la stella, e la torre, sento che c'è come un cambio karmico di comportamento vostro nei confronti del mondo, nei confronti del ruolo, nei confronti di come magari vi ponete davanti agli altri, che vi darà come la possibilità, questo due di pentacoli, di prendere la vita un pochettino più con filosofia, un pochettino più giocando, un po' con meno paura. Il 7 di... il 7 sì, il 9 di bastoni è una di quelle carte che indica anche paura, perché nelle raffigurazioni originali la persona è bendata, adesso vediamo se è così anche qui, è bendata perché ha ricevuto un colpo, però ha sistemato i bastoni dietro di sé e intanto continua a guardarli, cioè nel senso è come se desse un occhio dietro e guardingo, non è rilassato. Ok, invece qui è un po' come se vi dicessero con questo due di pentacoli, prendetela un po' più alla leggera. Tanto comunque, anche se i problemi restano problemi, quello che fa la differenza è come noi reagiamo davanti ai problemi. Cioè ci lamentiamo, sbuffiamo, trittiamo i marroni a tutti quanti, oppure stiamo zitti, facciamo spallucce e diciamo vabbè, in qualche modo farò, oppure ok, trovo una soluzione, oppure non lo so, come reagite davanti ai problemi? Vi abbattete, diventate, innescate la modalità vittima, succedono tutte a me, ma perché? Pentola di fagioli, oppure la dinamica vincente, ok, come risolvo il problema? Ok, i problemi succedono a tutti, vediamo come affrontarlo. Un po' questa sensazione. Andiamo a vedere l'eremita. 3 di pentacoli. Io sento ragazzi che potrebbe effettivamente nascere un progetto con questa persona. Questa persona potrebbe avere figli. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 2 di bastoni. Papa e 9 di pentacoli. È interessante perché poi anche dopo c'è 6 di bastoni e dov'è? Il Papa e i 6 di bastoni hanno più o meno lo stesso archetipo, parla di ufficializzazioni davanti alla società, davanti ad un gruppo di persone. Io sinceramente non è che senta che possa esserci un'ufficializzazione in questo periodo, davanti a un gruppo di persone, però sì che quest'ufficializzazione potrebbe essere inter vos, cioè per la serie, ok, cominciamo a frequentarci, piuttosto che, ok, diventiamo esclusivi, oppure creiamo, costruiamo, progettiamo qualche cosa insieme. Cioè la sensazione che ho io è che dalla prima metà di giugno non sarete più da soli, anche se continuerete a rimanere single. So che sembra un po', come dire, un controsenso, però non sarete ufficialmente accoppiati, fidanzati, però sì che ci sarà qualcuno presente nella vostra vita, secondo me. Per chi avesse qualcuno in testa o fosse in una relazione con qualcuno, andiamo a vedere l'evoluzione energetica del periodo per questa persona. Partiamo con una regina di pentacoli, abbiamo il diavolo, 4 di bastoni, asso di spade, re di spade,
Amanti e 6 di spade. Ragazzi. Allora, amici dell'Ariete, tenete sempre presente che leggo energie, ascoltate anche l'ascendente, il segno lunare, incastrate le letture, però vedendo le vostre carte, 7 di spade, giudizio al contrario, 5 di pentacoli e 4 di coppe, e vedendo solo diavolo, 6 di spade, re di spade, asso di spade, vi dico che qualcuno potrebbe effettivamente raccontarvi un bel po' di favole in questo periodo. Da un lato voi sarete delusi, dall'altro lato il 5 di pentacoli parla anche di codipendenza. Quindi non vorrei che qualcuno tendesse per queste bugie, per questo nuovo obiettivo, per questa promessa che potrebbe essere fatta, a rimanere agganciati ad una situazione che sì, io vi ho detto di prenderla alla leggera, però voi vi state difendendo da questa persona. Ok, o state difendendo qualche cosa cioè nei confronti di questa persona, tipo un ideale, no? Partiamo con la regina di pentacoli. 8 di bastoni. La luna. Asso di bastoni. E 5 di spade. Qualche notizia arriva, qui perché l'8 di bastoni lo sento collegato con il giudizio, anche se voi magari non volete credere a questa notizia, potreste credere che è solo una bugia, però io qui ho come la sensazione che effettivamente c'è qualche tipo di movimento, qualche tipo di azione che potrebbe mandarvi, cioè che potrebbe mandare l'altra persona in realtà in confusione, ma perché c'è anche la luna. C'è qualche cosa che non è chiaro. Secondo me voi state nascondendo qualche cosa all'altra persona e nonostante l'altra persona cerchi di fare movimenti, cerchi di trovare spunti in comune, mi viene da dire, o di trovare ehm, come azioni che possano materializzare e concretizzare qualche cosa, in realtà poi c'è un 5 di spade che è una carta di grande confusione. Cioè questa persona non capisce più un tubo. Perché veramente l'8 di bastoni io sento che è come se ci fosse stata una comunicazione, un tentativo di comunicazione, poi c'è la luna. Quindi vedo solo quello che voglio vedere, mi viene un po' in mente, e qui, avendo il 7 di spade, può anche essere che voi raccontiate solo una parte della verità. Questa persona agisce in base alle informazioni parziali che ha e poi quindi arriva questo 5 di spade che dice ma non ho materializzato questa cosa qua, non è quello che volevo io, non mi torna. Andiamo a vedere questo diavolo perché effettivamente sento che potrebbe avere un'energia un po' oppressa o repressa. 9 di pentacoli, il matto e 5 di bastoni, tantissima passione secondo me, voi vi farete desiderare, io come quest'idea, ma perché io credo di sì, io credo che vi farete desiderare non poco. In questo periodo, amici dell'Ariete, starete a fatti vostri, vi farete le vostre cose, con questo 4 di coppe qui potreste anche proprio andare come in un ritiro spirituale e l'altra persona, devo dire che tenderà a fare più di quello che normalmente fa. Ho anche la sensazione che potrebbe diventare un po' insistente nel cercare di vedervi, nel cercare di fissare un appuntamento o anche solo nel cercare di quagliare. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, abbiamo un 2 di spade e di nuovo un 4 di bastoni. Anche questa persona è indecisa. Io credo che abbiate come punti d'arrivo diversi o potrebbero essere punti di partenza diversi. Andiamo a vedere l'asso di spade. Eremita e cavaliere di spade.
Allora, qui o entrambe le persone o una delle due persone può essere che sia single da molto tempo. E ho come la sensazione che questa persona non voglia perdere la propria indipendenza, ma in realtà neanche voi. Andiamo a vedere il re di spade. Re di pentacoli, quindi si tratta di mettere le basi secondo me, e diavolo nuovamente. Ragazzi, sentite, fate attenzione da parte di questa persona al controllo, perché ce l'ho forte, 2 volte il diavolo, il re di spade, l'asso di spade, e manca solo più un fante di spade, poi abbiamo fatto un plane. Potrebbe essere una persona che vi controlla sui social, potrebbe essere una persona che controlla gli accessi a WhatsApp o insomma dove si possono controllare gli accessi. Potrebbe essere una persona che vi dà come delle regole ben strette, ben definite. Io credo che sia per quello, cioè nel senso voi vi dovete un po' difendere da questa energia. Probabilmente c'è qualche cosa che non le torna, ha come della confusione mentale, potrebbe anche essere una persona molto gelosa e da lì questa persona tendere, cioè come se innescasse dei comportamenti di controllo per in realtà placare la sua gelosia. Però non è una roba molto positiva, perché sento che con 2 volte il diavolo potrebbe diventare un po' ossessivino, un po' insistente, un po' pesante e quindi è per quello che sarà importante per voi mantenere la vostra autonomia e soprattutto con questo, con questi amanti al contrario, cercare un equilibrio, perché allora, asso di pentacoli, giudizio e carro. Allora, questa persona devo dire che avrà le idee più chiare. Io sento che si può come creare una nuova via d'uscita, una nuova strada da percorrere. Può essere che non sia esattamente quella di due innamorati, perché vi dico, voi avete un 5 di pentacoli lì, fatemi vedere altro. Solo quello. Beh, è già qualcosa. Però comunque potreste essere quelle persone che ricevono meno di quello che danno, e però nonostante questo è come se, come vi posso dire, c'è come una nuova speranza, c'è questo asso di pentacoli, il carro, un nuovo inizio, una presa, una rinascita anche con il giudizio. Sento che è come se venissero in un certo senso distrutte da parte vostra tutte queste gelosie, questi pensieri un po' ossessivi dell'altra persona ed è un po' come il ti rassicuro finché vuoi, ma la mia autonomia non la perdo. E questa persona è come se capisse in realtà che c'è bisogno di cambiare atteggiamento. Io credo che sia anche per quello la ruota della fortuna. Nel caso siate già in una relazione da tempo con qualcuno, può essere che effettivamente cambino le dinamiche di comportamento. Guardate, c'è un imperatore, è come se si stabilissero nuove regole, nuove basi. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo il fante di spade, eccolo, l'ho chiamato. 10 di coppe, 3 di bastoni e mondo. Ragazzi, io sento che questo controllo da insicurezza diventa solo più un controllo da monitoraggio, cioè perde molta intensità, si ritrova l'equilibrio, si ritrova l'armonia, c'è voglia di progettare, c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di star bene. Per qualcuno potrebbe anche trattarsi dell'organizzare un viaggetto, eh? Mm. Bene, vediamo qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono consigliare.
Guardate, si sono già girate queste. Allora, abbiamo fiamme gemelle, fatemi vedere. 4 di bastoni, 4 di bastoni, 4 di bastoni. Uno ce l'ho. Poi abbiamo 1 per 3. E ruota della fortuna, giudizio, amanti. Mancherebbe il 2 di coppe per fare un plain. La stella ce l'abbiamo. E sni. Non sento che sia proprio qualche cosa di fiamme gemelle, può essere più anime gemelle o anime compagne, però comunque qui vi parla di bilanciamento, di unione, di dualità, di accoppiamento anche e di completarsi l'un l'altro. E poi qui abbiamo la libellula e vi dice che ci sarà come una guarigione di luce, che certe cose potrebbero venire alla luce e che c'è come un cambio e una guarigione, ma secondo me sì, è un cambio di ciclo, con questa ruota della fortuna, un cambio di dinamiche, un cambio di comportamento, un cambio d'aria, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere un koan. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. Cioè il punto è, va bene, qualsiasi sia la scelta che andrete a fare, l'importante è non perdere tempo a scegliere, mi viene da dire. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail per le sessioni individuali oppure per il percorso come diciamo autonomi potete abbonarvi al canale. Lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, ci sono si parla di Kundalini, di alto basso astrale, ho aperto adesso recentemente una playlist di ermetismo. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, perlomeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono le playlist con le copertine lilla e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!